Allora, iniziamo entrando un po' nel vivo di nuovo di quello che è lo yoga, partendo da che cos'è lo yoga. Abbiamo visto che cosa è lo yoga, il motivo per cui è nato lo yoga. Inizialmente è nato come concetto di unione nostra, unione del corpo, della mente, del nostro spirito con tutto ciò che ci circonda. È una filosofia inizialmente nata con una base filo-religiosa, ma abbiamo visto come nel tempo questa cosa si è distaccata, si è distolta da quello che è la religione fino ad arrivare a una filosofia vera e propria, una filosofia del benessere. Patanjali ci ha dato la possibilità, un manuale di istruzioni per compiere lo yoga. Quindi che cosa ci ha detto? Lo yoga è la cessazione delle fluttuazioni della mente. E qui veniamo al discorso che facevo prima. Alla base dello yoga c'è il benessere fisico, il benessere mentale. Tutte le grandi culture mondiali, specialmente quelle più antiche, hanno un fine comune che è quello del benessere. Lo yoga attraverso degli strumenti quali il corpo, il movimento e il respiro e la meditazione, vediamo come probabilmente più rispetto a tanti altri riesce a raggiungere questo benessere anche in tempo minore, perché ci dà proprio degli strumenti veri e propri in mano, con il quale possiamo costruire la nostra strada e possiamo percorrerla. È normale non riuscire a non pensare, la mente stessa è un tripudio di pensieri che si collegano l'uno all'altro. Non dobbiamo sentirci strani o particolari se non riusciamo a non pensare. Basti appunto comprendere che lo yoga è nato per questo motivo, è nato per la cessazione delle fluttuazioni mentali, quindi questo continuo turbinio di pensieri. L'asana significa stira, sukha, asanam, immobile, comoda, seduta. Questi principi di cui io vi sto parlando e che vi sto elencando sono principi che noi dobbiamo riportare nella vita moderna, nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita. Quindi è un lavoro che passa attraverso la pratica e va a concludersi o a compiersi nella vita nostra di tutti i giorni e va diciamo a volte anche a scontrarsi con quello che è la nostra vita. Lo yoga è pratica. Andiamo a fare la nostra lezione pratica in cui quindi cercate di mantenere una posizione comoda, chiudete gli occhi, distendete le braccia, indice e pollice si toccano tra di loro, anulare, medio e mignolo che invece sono distesi e allungati. Una linea che parte dalla punta del mignolo fino ad arrivare alla punta della spalla. Chiudete gli occhi e iniziate a respirare. Rivolgete lo sguardo all'interno di voi e iniziate a inspirare ed espirare con la punta del naso. Mantenete il respiro, cercate di allontanare dalla vostra mente pensieri, fastidi, preoccupazioni. Rimanete concentrati nel vostro respiro e nel mantenervi concentrati in questa posizione portate l'attenzione sul punto che si trova tra l'ano e i genitali. Portate l'attenzione a quel punto, lo contraete leggermente e lo portate verso l'alto. Questo vi permette di stabilire bene la colonna, di sentire la distensione della colonna e come l'aria entra più facilmente nei polmoni. Chi mi conosce sa che sono un fan dell'allungamento delle gambe, quindi porto la destra in alto, apro dietro del ginocchio, inspiro, apro, svuoto, avvicino la punta del piede verso di me, mantengo. Molto probabilmente potete sentirvi un po' più rigidi, è normale al mattino,
anche perché al mattino il corpo è normale che risulti più rigido. Mantengo. Inspiro, apro dietro del ginocchio, svuoto vicino alla punta del piede verso di me. I denti non digrignano, il respiro è morbido e regolare, il mento leggermente rivolto allo sterno. Non create rigidità nelle spalle. Mantengo. La destra è in alto e ci accompagno anche la gamba sinistra. In questo modo mantengo entrambe le gambe in alto. Cerco di sentire come la lombare si schiaccia al pavimento, come la pianta del piede vuole raggiungere il soffitto e come il dietro del ginocchio si apre e si estende molto bene. Andiamo a allungare tutta la catena cinetica posteriore del corpo. Mantengo la sinistra in alto e porto la gamba destra in basso.